Perignon, Crystal, sì, però peccato che negli ultimi mesi e ancora fino alle vacanze natalizie è diventato complicatissimo trovare questi prodotti sul mercato da comprare. Vale per l'Italia forse in maniera ancora di più perché si è aggiunto qualche problema ulteriore, ma vale un po' per tutto il mondo. Cos'è successo davvero con lo champagne nel mondo? Beh, è successo che se era possibile è diventato ancora di più oggetto di collezionismo e oggetto di investimento. Sì, perché la quota di champagne all'interno dei vini da investimento è sempre stata in qualche modo minoritaria, nemmeno paragonabile a Bordeaux e a Borgogna. Beh, negli ultimi anni questo trend è completamente cambiato ed è cambiato in meglio per lo champagne. Questi vini, che sono un po' anche per molte maison oggetto del lusso, hanno fatto dei balzi pazzeschi. Pensate solo che tutto l'indice dei 50 migliori champagne che sono all'interno dell'IBEX 50 è salito di oltre il 40% in un anno. Quindi chi ipoteticamente avesse investito 10.000 euro in quelle 50 etichette avrebbe fatto il 40% in un anno. Beh, questo è molto interessante, ci fa capire che le grandi maison e in più anche l'interesse per i piccoli growers, cioè i produttori récoltant, tutti gli allievi di Selos, tutti i piccoli produttori di alta qualità che vinificano uve di proprietà, è continuato ad aumentare e questo ha fatto spingere la domanda in alto. Crystal, Dom Perignon, Comme des Champagne, Salon, Selos, sono tutti prodotti che hanno fatto aumenti in termini di percentuali di guadagno molto ma molto elevate. Ma allora che cosa è davvero successo? Perché il pubblico internazionale ha deciso di investire ancora maggiormente in champagne? Il primo motivo è che decisamente si sono mossi alcuni investitori istituzionali grossi e hanno deciso di comprare grosse quantità di champagne. In primo luogo perché alla fine della fiera comprare un Crystal o comprare un Dom Perignon, sebbene non sia economico, è comunque più economico rispetto a comprare i grandi vini di Bordeaux o i grandi vini di Borgogna, e quindi lo champagne in qualche modo sta giovandosi di prezzi che sul mercato sono ancora per gli investitori molto ma molto appetibili. Il secondo vantaggio importantissimo nell'investire in champagne, di cui questo prodotto si giova, è il fatto che la maggior parte delle persone, dei consumatori che lo compra, lo beve nel brevissimo termine. Sì, perché è un prodotto per la festa, è un prodotto per il Natale, per il compleanno, quindi normalmente si tende a berlo in un arco di tempo decisamente più breve rispetto magari a un grande vino di Bordeaux, un grande Barolo o un grande Pinot Noir. Ecco, questo consente sul mercato di avere sostanzialmente negli ultimi anni un periodo più breve in cui il prodotto tende decisamente a esaurirsi sul mercato e quindi i prezzi tendono a salire molto più velocemente del passato. Questa è proprio la grande differenza rispetto agli anni passati. Normalmente lo champagne ha sempre lavorato come una rendita molto tranquilla, magari il 5, 6, 7% l'anno con grande costanza, e nel caso di Dom Perignon, di Crystal, di questi nomi così famosi, con grande sicurezza, c'è da dire. Beh, questo è cambiato, non si sa ancora quanto durerà, ma sicuramente ci sarà un innalzamento dei prezzi di questi prodotti, proprio perché il mercato internazionale ha deciso di buttarci. E appassionati di investimenti in vino, adesso tocca a voi decidere quale sarà la quota di portafoglio all'interno dei vostri vini da investimento che decidete di mettere sullo champagne. Volete sapere magari qualche nome, qualche consiglio, qualcosa su cui magari investirei io? Beh, seguite naturalmente l'articolo che trovate sul blog di Investire in Vino e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Alla prossima!